Ciao ragazzi, Ciao a tutti! siamo a Tbilisi, la capitale della Georgia. E da qui comincia il nostro viaggio alla scoperta di questa città. Venite con noi. Partiamo dall'Italia con un volo Lufthansa e dopo uno scalo a Monaco arriviamo a Tbilisi nel cuore della notte. Qualche ora di riposo e siamo pronti per visitare la città. L'impatto con la capitale georgiana è davvero eccellente e ci colpiscono subito i suoi affascinanti contrasti. Il primo luogo che visitiamo è la famosa fabbrica, il fulcro della scena hipster di Tbilisi. Quest'area ospitava una fabbrica di cucito ai tempi dell'ex Unione Sovietica, ma negli ultimi anni è stata completamente rivalutata, con l'apertura di locali e librerie, dove passare qualche ora tra un bicchiere del famoso vino georgiano e l'altro. I colori della street art, le auto vintage e lo spirito underground della fabbrica hanno un fascino straordinario e la rendono lo scenario ideale per scattare foto perfette per la nostra pagina Instagram. Non molto distante dalla fabbrica sorge il quartiere di Abano Tubani, il cuore pulsante di Tbilisi. Il maestoso edificio rivestito di piastrelle blu ospita le terme dei Robeliani, tra le più belle ed affascinanti della città. Tbilisi è stata infatti edificata su una fonte d'acqua termale, trovata per caso durante una battuta di caccia dal re Vakhtang Morgasali nel 458. Il nome della città deriva da Teoflis, che in georgiano significa appunto caldo. Questa zona è oggi ricchissima infatti di bagni termali e alcuni dei più famosi si trovano al di sotto delle caratteristiche cupole. Alle spalle di Orbeliani ci ritroviamo improvvisamente in un vero e proprio canyon, al termine del quale sorge l'affascinante cascata di Legdakevi. Tbilisi stupisce per i suoi contrasti tra l'antico e il moderno, tanto che in un batter d'occhio ci si ritrova catapultati nella parte nuova della città. Uno dei punti panoramici migliori si ha dalla chiesa di Meteki, famosa per la grande statua del re fondatore. La terrazza, affacciata sul fiume, offre una vista meravigliosa sul castello e su Europe Square. Dal vicino Rike Park parte la funivia che in pochi minuti ci porta al castello di Narikala, una delle esperienze più belle dell'intero viaggio. Il biglietto costa circa €1, ma il panorama di cui si gode ne vale assolutamente la pena. Il maestoso castello, costruito nel IV secolo, ha sempre asservito alla funzione di difesa della città. Ospita all'interno delle sue mura un giardino botanico e l'imponente Kartis Deda. Costruita nel 1958, questa statua alta circa 20 metri è conosciuta simbolicamente come madre della Georgia. Nella mano sinistra essa regge una coppa di vino, simbolo di accoglienza, e nella destra una spada, per difendere idealmente la città dai nemici. L'alba di un nuovo giorno sorge su Tbilisi. Le prime luci del mattino sono perfette per godere appieno dello splendore della Clock Tower, la torre dell'orologio situata nel centro storico della città. Questo meraviglioso monumento, dal carattere retro e dalle forme cubiste, è stato costruito da Renzo Cabriate nel 2010. La torre ospita sia l'orologio più grande che il più piccolo dell'intera città ed è sicuramente una delle attrazioni più gettonate tra i turisti e richieste dai fotografi. Decidiamo di fare un giro durante le prime ore del giorno, quando la città si sta svegliando e riusciamo a godere appieno della sua bellezza. Tbilisi è la città ideale di confine tra Europa ed Asia. Qui infatti la fusione dei due continenti ha dato vita a una combinazione originale, suggestiva ed estremamente affascinante. L'architettura è una delle cose che più ci ha colpito della capitale georgiana. All'interno dei maestosi palazzi si nascondono veri e propri tesori. Affreschi meravigliosi e scalinate regali ci trasportano all'improvviso indietro nel tempo. Nella città vecchia molte case sono in via di restauro, altre invece in perfetto stato. Alcune danno vita poi ad uno spettacolo davvero unico, come l'incantevole Kaleidoscope House, con le sue meravigliose vetrate colorate e l'aspetto vintage. I ritmi della città sono scanditi dal rintocco delle campane della Clock Tower, dove ogni ora del giorno si assiste ad un vero e proprio spettacolo. A Tbilisi meritano una visita i tradizionali cortili con i loro pittoreschi balconi lignei. Per un tour in questi luoghi vi consigliamo i Tbilisi Free Walking Tours, di cui vi lasciamo un link in descrizione. Appena fuori dalla città vecchia, percorriamo uno dei simboli della città, il futuristico Ponte della Pace. Progettato dall'architetto italiano Michele De Lucchi, il ponte è stato inaugurato nel 2010.
con le sue forme eleganti in vetro ed acciaio, sovrasta il fiume Tavari dove in passato sostavano i cammelli lungo l'antica via della seta. È possibile godere di una vista indimenticabile sull'intera città salendo sul monastero di Tabor, che soprattutto al tramonto regala un panorama magico. Il mattino seguente ci dedichiamo alla visita del Dye Bridge Flea Market, celebre mercatino delle pulci dove poter acquistare i più disparati souvenir, dai dischi vintage all'oggettistica. A pochi metri di distanza è situato uno dei luoghi più affascinanti di Tbilisi, l'Hotel London. Divenuto uno degli alberghi più famosi del XIX secolo, è oggi luogo di interesse per i turisti soprattutto per la bellezza del suo ingresso e delle scale, realizzate con lussuoso marmo italiano. Il periodo migliore per visitare la Georgia è sicuramente la primavera, quando le temperature sono ancora miti e si può godere appieno di tutta la sua bellezza. Se non avete idea di dove pranzare, vi consigliamo i 9MTA, uno dei locali più trendy di Tbilisi a 2 passi dalla Piazza della Libertà. A circa 20 minuti di auto dalla città merita sicuramente una visita all'imponente Chronicles of Georgia, un luogo unico per la sua maestosità. Costruito alla fine degli anni '80, è definito anche la Stone Age della Georgia per la sua particolare struttura. Le colonne, alte circa 40 metri, rappresentano sia scene della storia del paese che immagini religiose. Questo luogo straordinario, sospeso fuori dal tempo e dallo spazio, sembra uscito da un film di fantascienza. La cattedrale della Santissima Trinità, chiamata anche Sameba, è la principale chiesa ortodossa di Tbilisi ed è anche la più grande dell'intero paese. L'edificio, completato nel 2004, conquista con la sua struttura imponente e con i suoi bellissimi interni. La cattedrale infatti mescola lo stile georgiano ad alcune caratteristiche tipiche dell'architettura bizantina. Per il nostro soggiorno a Tbilisi abbiamo alloggiato al meraviglioso Rooms Hotel, situato nel centro cittadino e caratterizzato da ambienti accoglienti ed eleganti. L'hotel si affaccia su Rustaveli, una delle arterie principali di Tbilisi. Qui si respira un'atmosfera che ricorda le metropoli occidentali. I bellissimi viali ospitano negozi e monumenti, oltre che importanti musei, per non parlare dei caffè e dei bistrò, in cui può capitare di ritrovarsi in dolcissima compagnia. Tbilisi è il punto di fusione perfetto tra 2 culture diverse, in cui la storia della Georgia incontra l'organizzazione del vecchio continente, in un perfetto mix di tradizione e modernità. La nostra ultima tappa è il Tazminda Park, un parco divertimenti situato in cima all'omonimo monte. Un viaggio sulla comoda funicolare ci porta in pochi minuti a 770 metri di altezza. Il parco è davvero enorme e per vedere ogni sua attrazione sono necessarie alcune ore. Tra le più interessanti vi è senz'altro la ruota panoramica, che offre una vista quasi a 360 gradi sulla città. Questo posto riesce a far divertire sia grandi che piccini, offrendo la possibilità di scegliere tra decine di attrazioni, dagli scivoli acquatici alle montagne russe. Il tempo di lasciare Tbilisi è arrivato. Questa città ci rimarrà per sempre nel cuore per la sua incredibile ospitalità e la bellezza che abbiamo trovato in ogni angolo. Speriamo di avervi dato dei buoni motivi per visitare Tbilisi e siamo sicuri che se deciderete di farci un salto non ne rimarrete affatto delusi.